Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di nomi longobardi e andiamo a scoprire chi era l'amico degli Elfi, ma anche il germoglio di lupo. Come sempre, bentornati! Vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare la campanellina se non l'avete ancora fatto, o se l'avete già fatto e voleste supportare ulteriormente il canale, trovate in descrizione come diventare Patreon e abbonati. Il video di oggi si concentra sui nomi longobardi, perché spesso sono informazioni, in realtà, che noi diamo per scontato e che anzi troviamo piuttosto caricaturali. Rosy, che ci segue sempre, immagino stia seguendo anche questo video, in passato ci ha fatto presente, Rosy è una follower del canale dai primissimi tempi, come il susseguirsi di nomi così particolari rendesse più difficile la memorizzazione, ad esempio, della narrazione legata alle storie longobardorum. In realtà, nei nomi noi abbiamo moltissime informazioni e attraverso le informazioni desunte dalla lingua possiamo riuscire a far parlare questi nomi. Sì, perché la caratteristica è che appunto siano nomi parlanti, nomi con significato. Al giorno d'oggi siamo abituati che i nostri nomi vengano scelti più che altro per assonanze, magari nome e cognome allitterati, oppure per velleità legate al portatore del nome in un contesto di spettacolo. Pensiamo agli innumerevoli Kevin, che mi spiace dirlo, ma statisticamente poi io li ho incontrati sempre come educatore, ma lasciamo stare. O appunto a una ristretta tradizione di famiglia, il nome del nonno, ad esempio. Ma raramente ci soffermiamo su quali fossero in origine i significati di questi nomi. Ad esempio, per tutti quelli che hanno a che fare con la Fara, io mi chiamo Fuz, ma all'anagrafe sono registrato come Gabriele e credo che né io, né i miei genitori, né chi mi incontra per strada e si presenta e a cui mi presento, si ponga mai il problema di quale fosse il significato dell'originale nome ebraico legato all'angelo Gabriele. Allo stesso modo vale per i nomi di origine latina o per quelli di origine germanica. La fortuna degli studi longobardi è che in questo meraviglioso tomo, che io vi mostro di spalle perché come vedete davanti è senza copertina, poi vi spiego perché, redatto dalla Franco Vicionesti, abbiamo uno studio monografico approfondito proprio sui nomi, sugli antroponimi longobardi. Il libro è strutturato in maniera molto interessante, c'è una parte introduttiva legata allo studio della lingua, ai riferimenti linguistici legati al periodo del Regnum Langobardorum, quindi non successivi a 774, alle fonti in cui questi vengano ritrovati, al modo in cui vengono comparati, e poi c'è una lunghissima parte legata appunto ai nomi di persona e a come vengano costruiti basandosi quasi sempre su due elementi, cioè il nome longobardo è tradizionalmente bicomposto, cioè ha due significati, due nomi comuni che uniti assieme danno origine al nome proprio. Possono essere in realtà anche degli aggettivi, ma diciamo due parole che unite assieme danno origine al nome proprio. Vi dicevo, il libro non ha la copertina, ma io vedrò di caricarvi la scansione di una copertina, perché chi di voi ha mai avuto un Irish Wolfhound sa come si mastichino qualsiasi cosa intorno alla pubertà, e questo libro, che avevamo da diversi anni, non ha superato la pubertà di Oberon. Detto questo, i nomi longobardi, abbiamo già accennato in passato in altri video, sono interessanti dal punto di vista dei significati, sia per quello che riguarda il loro legame con la cultura tradizionale, sia per quello che riguarda il loro legame con le altre culture germaniche. Nell'intro a questo video facevo riferimento all'amico degli Elfi. Chi ci segue sa benissimo che l'amico degli Elfi altro non è che Alboino. Dobbiamo sempre ricordare, tra l'altro, che noi normalmente approcciamo i nomi longobardi attraverso l'italianizzazione della loro latinizzazione. E quindi quello che probabilmente era Albuin diventa Alboino nella vulgata e nel modo in cui tutti lo conosciamo. Però Albuin, appunto, contiene la radice di elfo, alb, e wine, di amico. Quindi è l'amico degli Elfi. Abbiamo parlato a lungo di come questo, ad esempio, venga tradotto mantenendo significato nel Widsith, il poema
anglosassone che, citando Alboino come re d'Italia, lo traduce in Elfwin, quindi nell'omologo anglosassone che mantiene anche lo stesso significato. All'interno dello stesso poema, ad esempio, abbiamo riferimento a una leggendaria figlia di Audoino, quindi potenzialmente sorella di Alboino. Questa leggendaria figlia di Audoino si chiamerebbe in anglosassone Helild, cioè sostanzialmente tempio, luogo sacro protetto della battaglia, dove tra l'altro si nota la continuazione del patronimico, perché Audoino, Adwin, era Hedwin e diventa Hehild, e quindi c'è la continuazione appunto della tradizione di famiglia in una figura che probabilmente in questo caso è leggendaria. Questo però non esula dal contesto dei nomi storici. I nomi storici vengono costruiti infatti secondo questo stesso sistema. Quindi se Alboino è sia una figura storica che una mitico-leggendaria, e sua sorella in realtà è solo una figura leggendaria, e Agilmund è a sua volta una figura solo leggendaria, o Ibor e Aion, i due fratelli mitici gemelli che guidano l'avanzata e che in questo caso sì avevano un nome di un unico significato, che probabilmente era cinghiale, ecco che però il meccanismo, quello più diffuso, quello appunto di due parole che compongono il nome proprio, lo ritroviamo anche nei nomi storici. Lo studio della Frankovic Onesti fa una disamina su alcuni dei termini che più spesso si incontrano, e quindi ad esempio ci dice che Gaida è punta, o ci dice ancora che Hari è esercito, e via di questo passo. Ci parla ovviamente della spada, dell'orso, del lupo, tutti elementi che vanno poi a confluire nei nomi. Ma siamo sicuri che i Longobardi capissero il significato di questi nomi, che fossero effettivamente per loro dei nomi parlanti e non come noi oggi che utilizziamo dei nomi della tradizione oppure dei nomi stranieri senza comprenderli? Possiamo supporre di sì. Un po' perché nei primi secoli è un identificativo etnico, solo i Longobardi hanno nomi longobardi. Questo cambierà poi nei secoli successivi all'VIII, in cui progressivamente la percezione della popolazione della penisola italica diventerà pan-longobarda e quindi i nomi longobardi si diffonderanno a prescindere dall'appartenenza etnica. Ma nei primi secoli e nei secoli del regno avevano appunto un significato di identità. In secondo luogo, quando nell'VIII secolo ormai siamo di fronte alla completa decadenza della lingua longobarda, che probabilmente si salva solo in alcuni ristretti contesti familiari ed isolati, vediamo che i nomi delle nuove generazioni dei Longobardi, i figli di qualcuno, magari in atti notarili, in cose simili, possono affiancare nomi di origine longobarda a nomi di origine latina o volgare. In particolare vediamo non raramente comparire già dal VII secolo nomi che traducono gli animali che poi troviamo nei nomi tradizionali in lingua longobarda, e quindi abbiamo dei lupi, del duca orso o corvo, corvolo, a dimostrazione quindi che il significato ad esempio legato all'animale è vivo e vegeto anche nel passaggio linguistico dal longobardo al latino e al volgare. Viene a cadere la creazione di un nome composto, perché i nomi latini non avevano questa tradizione. Veniamo ora alla parte un pochino più interessante. Proviamo a vedere cosa avrebbero detto ai loro contemporanei i nomi di alcune delle figure più importanti del mondo longobardo. Abbiamo già parlato di Alboino, amico degli Elfi, e proviamo ora ad andare un pochino più avanti. Ecco qui. Allora, se io vi dicessi che Auda è fortuna, possesso, e che Ariaz, come ci eravamo detti prima, è esercito, chiaramente arrivereste molto brevemente alla conclusione che Autari è la fortuna dell'esercito. Un nome decisamente da re. Proseguiamo. Se vi dicessi che Gisa è germoglio e che può essere unito a diversi poi suffissi maschili e femminili, perché spesso questi nomi composti fanno in modo che la prima parte possa essere affiancata poi a diverse seconde parti sia maschili che femminili. Allora Gisa, pronunciata in questo modo, a noi farebbe pensare istantaneamente a un nome femminile, ma se lo affiancassimo a lupo, a Wolf,
Gisulfo. E quindi Gisulfo, il primo duca d'Italia, il primo duca di Cividale, altra non era che un germoglio di lupo? Un piccolo lupo? Carino. Una versione diversa del gotico Wulfila, lupetto? Interessante. Proviamo a vedere un altro nome di re, in particolare un re di cui si è parlato molto quest'anno, c'è stato anche un convegno dedicato qui a Moimacco, appena fuori Cividale. Grima, maschera dell'elmo. Waldaz, dominatore. Grimoaldo, l'elmo dominatore. Di nuovo un nome da guerriero, decisamente. Proseguiamo sempre con questa carrellata molto veloce solo con i nomi più famosi. Vi invito a consultare questo testo che trovate ovviamente in bibliografia perché dà una percezione più profonda dei sottotesti di come i Longobardi si rappresentavano all'interno della loro elite con questi nomi che appunto comunicavano una posizione marziale, una forza intrinseca, probabilmente in alcuni casi anche mal riposta. Possiamo immaginare che alcuni dei nomi più roboanti fossero magari attribuiti a dei guerrieri non così in gamba o non così ricchi, con equipaggiamenti non all'altezza del proprio nome. Insomma, nomi ingombranti, ma quello può succedere sempre. Vediamo un pochino. Fama. Rot, fama. Ariaz, esercito. Fama dell'esercito. Chi potrebbe essere? Rotary, il re che dà le leggi ai Longobardi. E poi ancora uno. Vediamo un pochino, questo è più particolare. Leudi, gente, branda. Diventa liutprando, dove il brando è la spada, e quindi gente della spada? Spada della gente? Difensore delle genti? Difficile da capire, siamo anche in una fase molto tarda. Liutprando è uno dei re più recenti e finali della fase storica del regno longobardo. Ma vedete come ognuno di questi nomi ci parla e ci racconta, e ci sono decine di nomi longobardi in questo testo, ognuno con la sua storia. Due aspetti interessanti, uno più linguistico e uno invece più di collegamento trasversale. Avrete sentito appunto branda diventare pranto, no? Liutprando. C'è questa tendenza nei nomi longobardi a trasformare le parole originarie in B con parole in P. Un esempio è orso. Vediamo se vi trovo il riferimento che volevo mostrarvi. Eccoci qua. Allora, beran, orso, diventa peran. Il nome che io raramente utilizzo quando dobbiamo interpretare dei personaggi, la Fara non interpreta spesso, noi preferiamo raccontare in abito storico la cultura longobarda, ma avete visto che di recente all'Archeodromo di Poggibonsi, in cui invece la formula narrativa è quella della narrazione immersiva con dei personaggi storici, ecco che il nome che io utilizzo è Peresind, dov'è orso viandante. Orso per un semplice motivo, sono quasi 2 metri, peloso, viandante, perché non sono mai soddisfatto, non sto mai fermo, ma vedete, Beran diventa Peren, allo stesso modo di brando che diventa prando, ok? Quindi ci sono delle sottigliezze che richiedono appunto la consultazione di testi specialistici anche per riconoscere alcuni nomi che si evolvono in una maniera per noi controintuitiva. Un ultimo aspetto che dovrebbe spingere i più curiosi fra voi ad approfondire ulteriormente questi nomi e i riferimenti linguistici a loro originari è un collegamento che io trovo affascinantissimo, come sempre negli collegamenti linguistici, quando uniscono insieme più cose, più popolazioni e più epoche storiche. In questo canale ci è capitato spesso di parlare del professor Tolkien. Abbiamo discusso di lui come linguista, abbiamo fatto una bellissima diretta con Paolo Nardi. Se non conoscete Paolo Nardi, andate a cercarlo, il suo canale, se siete un appassionato tolkieniano, è fondamentale.
Ecco, ne abbiamo discusso a lungo dei riferimenti al mondo germanico. Ecco che nella narrazione del professor Tolkien, uno dei nomi più famosi a chiunque, anche a chi abbia solo visto le riduzioni cinematografiche, è ovviamente quello di Gandalf. Gandalf viene tradotto normalmente con elfo col bastone, inteso come bastone magico, come bacchetta, ed è un nome che, come quello di tutti i nani, ad esempio nello Hobbit, Tolkien trae dall'Edda, il poema scandinavo di XIII secolo, ma che fa riferimento a opere orali precedenti, in cui c'è un lungo elenco di nani, e tra questi nani c'è questo strano nano che si chiama elfo col bastone. E voi direte, ok, fino a qui mi colleghi Tolkien con il mondo scandinavo, cosa c'entra con i Longobardi? Beh, se noi andiamo a cercare nel repertorio degli elementi citati dalla Francovic Onesti, troviamo Gandhi, inteso come incantesimo. Gandhi, e nomi quali ad esempio Candulfus, che poi diventerà Gandolfo, Gandolfi, cognomi molto famosi anche poi nell'Italia rinascimentale, e quindi siamo di fronte a degli incantesimi lupo, lupi con gli incantesimi, incantesimi del lupo? Chi può dire quale fosse il significato originale? Ma Gand è la stessa radice legata alla magia che troviamo nel mondo concreto, nel mondo primario, se vogliamo usare una definizione letteraria, in ambito però scandinavo, molto successivo e molto lontano geograficamente, come nel mondo secondario del professor Tolkien. Come vedete, i nomi longobardi ci parlano, ci raccontano storie, e sceglierli per raccontare al pubblico come la società vedesse se stessa, secondo noi della Fara è uno strumento fondamentale. Diventa facile immaginare come depositare corredi di armi per rappresentarsi come guerrieri vada di pari passo a farsi chiamare piccolo lupo o spada del popolo o fama dell'esercito. Nomi e cultura materiale insieme ci danno la percezione di come i Longobardi volessero mostrarsi. Speriamo che questo argomento vi abbia interessato. Un piccolo avviso prima della fine: il prossimo weekend cade Halloween e è uno dei momenti conviviali tipici della Fara. Ci troviamo ogni anno per una cena ristretta solo ai membri, a cui segue normalmente un weekend di lavori, in quest'anno un weekend lungo visto il 1° novembre di venerdì, e di conseguenza il prossimo video potrebbe subire dei ritardi o potrebbe diventare un video ricostruttivo, perché se il tempo fosse buono potremmo spostarci a lavorare al nostro villaggio nel bosco e quindi magari il contenuto sarebbe diverso da questi approfondimenti e più legato ai nostri aspetti ricostruttivi. Se il tempo sarà brutto, ovviamente ci dedicheremo a lavori in laboratorio per quanto riguarda la continuazione della ricostruzione dei corredi dei membri della Fara. Bene, alla prossima e mandi!